Ciao a tutti ragazzi, a distanza di 4 mesi dal primo video dell'unboxing di questo meraviglioso Fanatec GT DD Pro, come promesso ve ne porto uno nuovo dove vi racconto come mi sono trovato con questo dispositivo e le modifiche che ho dovuto apportare per renderlo più fruibile da me e per andare a colmare quelle che secondo me erano mancanze da parte di Fanatec su un dispositivo che non è poi così economico, ecco. La prima parte che sono andato a toccare, come sapete perché il mio dubbio era nato sin dal principio, era il freno a cella di carico, perché non aveva proprio escursione, come avrete visto alla pressione con la mano ma anche col piede si muoveva di circa 1 centimetro, nemmeno di più, e quindi su auto dove è importantissimo modulare la frenata soprattutto in uscita di curva quando non si utilizzano i controlli, con quel freno proprio non riuscivo. Ho fatto una modifica semplice e veloce e mi ci sono trovato da subito. Andiamo a vedere di cosa sto parlando. Siamo sulla pedaliera e questo è il freno a cella di carico. Se ricordate, in origine aveva tutti elastomeri, come vedete ne ho tolti 2 con la relativa rondella in plastica e sono andato ad aggiungere una molla. Quindi l'escursione del freno è completamente cambiata, perché adesso ho una prima parte dove posso gestire a bassa percentuale il freno, quindi in uscita curva non ho più nessun tipo di problemi. Guardate, riesco a muoverlo anche con la mano, per poi avere una pressione che non riesco adesso a fare con la mano, dove arrivo a pacco, quindi sulle staccate più impegnative. Questa molla proviene da quella che secondo me è la migliore pedaliera in assoluto in rapporto qualità-prezzo, ovvero la Thrustmaster TLCM. Il feeling che avevo con quella non sono ancora riuscito a trovarlo su questa qui. Sebbene col freno adesso ci vado d'accordo, riesco a far fare alla macchina quello che voglio, sia in ingresso che in percorrenza che in uscita curva, non altrettanto bene mi trovo con l'acceleratore, perché a mio giudizio è troppo morbido, è troppo morbido. Sto cercando una soluzione, ne ho già provate 2 o 3 ma non sono di mia soddisfazione. Ovviamente vi parlo sempre di modifiche che non comportano una spesa esosa, perché se dobbiamo spendere dei soldi tanto vale fare un upgrade diretto della pedaliera e passare ad una pedaliera di fascia superiore. Quindi una molla che costa pochi euro ben venga, ma se devo spendere 100 euro per una moto sull'acceleratore, ragazzi, faccio l'upgrade della pedaliera. Passiamo alla seconda modifica. Vi porto da una parte che non c'entra nulla col volante, ma è una modifica dovuta al volante stesso. La mia postazione, questa Nacon, sebbene è molto rigida già di suo, perché a differenza della Playseat che ha il solo montante centrale e comunque tende a muoversi a destra e a sinistra a seconda del force feedback del volante, questa è sempre stata fissa, ma passando a questo DD Pro la situazione è cambiata. Utilizzo il force feedback al massimo, come sapete, e la parte del pianale si muoveva, quindi ho dovuto inventare questi supporti con un tondino in ferro liscio da 10 mm e ovviamente ho dovuto aggiungere queste spugne perché ci toccavo col ginocchio e non era molto comodo in gara, ecco. Altrimenti l'escursione a destra e a sinistra di questa piastra non era poca, perché parliamo di quasi mezzo centimetro. In gara vi dico che si sentiva tutto, quindi capite la forza di questo motore. Adesso con queste staffe è cambiato tutto, ma ovviamente la difficoltà sta ad entrare in postazione, perché non posso più infilare il piede qui di lato, ma mi devo infilare io da sopra. Tuttavia va fatta una volta sola e poi dopo bisogna uscire. Se volete acquistare questo Fanatec GT DD Pro, una cosa da non acquistare assolutamente è questa. Questa corona, ragazzi, rasenta veramente il limite dell'economico. Sebbene ha un bel design, è integrata perfettamente ovviamente con Gran Turismo, perché ha tutti i suoi comandi e tutti sono gestibili e personalizzabili.
Ha un piccolo display OLED qui dove possiamo vedere le impostazioni e possiamo interagirci in gara, di chiara lettura perché è bianco su nero. Ha questo indicatore di giri anche facilmente comprensibili dalla differenza dei colori, ma ragazzi, gomma, guardate questa parte, 3 mesi di utilizzo e si è scavato tutto, e non è che ci ho fatto 10.000 km. Questa è una gomma che cade a pezzi solo a guardarla, è stampata, e io utilizzo i guanti come vedete sempre nei miei video, quindi non è che l'ho corrosa col sudore o quant'altro. I pedal sono piccolissimi e spesso, soprattutto nei tornantini stretti, non riuscite a trovarli. Il quick release è in plastica, quindi molto economico, e non sono pochi i casi di rottura. Come vedete poi ha una sola sfera bloccante nella parte inferiore, invece un quick release in ferro come quella lì ce l'ha su tutti i lati, e quindi diciamo che è una connessione molto più sicura e che sicuramente va a stressare meno i pin di collegamento. Quindi alla fine l'ho sostituita con questa nuova corona, una Club Sport BMW M3 GT2. Rispecchia lo stile Gran Turismo e guidando solo auto da turismo, non mi interessano i giochi di formula, ritengo che sia uno dei compromessi migliori forniti da Fanatec. Ecco, regolatevi voi su qual è il vostro stile di guida, perché se giocate anche ai giochi formula ovviamente valutate le corone tagliate, che potrebbe essere la soluzione migliore per voi. Quindi ragazzi, tiriamo le somme. Se seguite il mio canale sapete benissimo che ho avuto anche problemi col piantone di sterzo. Dopo nemmeno 2 mesi di utilizzo sono rimasto un po' deluso, ma questo non pregiudica la mia opinione in merito a questo motore, che è meraviglioso. Si sente tutto, e dall'ultimo aggiornamento che hanno fatto, che ha stravolto Gran Turismo, si sente veramente anche l'impossibile. L'acquaplaning è qualcosa di super reale, i cordoli, gli avvallamenti, è cambiato tutto. Se siete rimasti al vecchio Gran Turismo vale la pena che riscendete in pista e provate l'ultimo aggiornamento che hanno fatto, che poi è stato l'1.31, quello che ha rivoluzionato tutto il pacchetto a livello di fisica di guida. Il freno, comprate quella cella di carico, perché quello originale ha lo stesso problema dell'acceleratore, va giù a vuoto, non avete nessun tipo di resistenza. Quindi freno a cella di carico, ma se volete feedback dovete apportare una modifica come ho fatto io. Consiglio la molla, vendono anche degli elastomeri più morbidi, ma rimane sempre come il pongo il freno. A me non piacciono gli elastomeri, voglio che la prima parte del freno sia reattiva e sia precisa, quindi vedo la molla come la migliore soluzione. Il feedback e la velocità che riesce a dare la molla non lo dà l'elastomero, ma per pochi euro, insomma. Ci sono anche quelle specifiche per la Fanatec, questa è quella della Trustmaster, ma il caso ha voluto che il diametro fosse perfetto quello, perché poi ci sono, attenzione, dei supporti e delle misure da rispettare, non è che potete mettere qualsiasi molla venga. Per quanto riguarda la corona originale, non ci spendete neanche un centesimo, è veramente economica, ragazzi. Sembra di avere un Ori in mano come volante. Io l'ho comprata perché la trovavo bellissima, ma tutto mi aspettavo da Fanatec, meno che un prodotto così scadente. Quando fate i cambi di direzione, se non indossate le cuffie, a Tokyo ad esempio, quando scendiamo nel tratto misto, curva 3, 4, 5 e 6, nei cambi di direzione il volante scrocchia, sembra di prendere un pezzo di plastica e schiacciarlo sotto a un piede, cioè non è bello e non dà quella rigidità necessaria, perché lo sentiamo proprio poi, anche grazie alla forza del force feedback di questo dispositivo, cioè lo sentiamo proprio che ci si rompe nelle mani. Poi il diametro è piccolissimo, è troppo piccolo, quindi perdete sensibilità, soprattutto quando bisogna riprendere l'auto, è veramente troppo piccolo. È perfettamente integrato, come già abbiamo detto, con i pulsanti, vero. Questo non ha ad esempio nessun segno, nessuna X, cerchio
tasto PS riportato, ma sebbene io provenga da un T300 con corona, quella in Alcantara della Ferrari, quindi già non avevo lì i comandi specifici, se avete problemi basta fare delle etichette artigianali, o addirittura per alcune corone Fanatec vengono spediti dei cappuccetti da mettere sul pulsante che riporti l'effigie dello stesso pulsante del joystick originale PlayStation. Quindi se la vostra paura è questa, è facilmente risolvibile, ma ragazzi, tra quella originale e una corona fatta bene, guardate che c'è tanta differenza, cioè questa ha una rigidità assurda rispetto a quella. Ancora l'ho solo provata perché mi è arrivata oggi, quindi non posso dirvi a livello di progressi se riesco a girare meglio, ma è sicuro che su una pista da 2 minuti ad esempio, grazie a questo volante riesco a togliere altri 2-3 decimi, perché dà molta più sicurezza e la corona è molto più larga. Anche i pedal del cambio sono più reattivi perché sono in metallo e soprattutto sono più lunghi, quindi anche mentre sto in curva riesco a trovarli bene sopra o sotto. Quindi ragazzi, lascio a voi il giudizio. Io come al solito vi porto il mio feedback e vi porto le mie esperienze, sperando che possano aiutarvi laddove anche io ho trovato difficoltà. Sono sicuro che a questo punto mi vorreste porre una domanda: ma le impostazioni dello sterzo non ce le dai? Ragazzi, io ve le posso anche dare, ma sono fini a se stesse, ovvero vedo in rete che voi chiedete spesso queste cose e vedo persone che vi rispondono: metti questo valore, metti questo valore, metti questo valore, sarai fortissimo. Non è così, perché ognuno ha il suo stile di guida. Quello che vi dico sempre per i setup che porto di Gran Turismo, che non sono i miei setup, ma sono la partenza del mio setup rimodulata per una guida più fruibile da tutti quanti. Il mio setup la maggior parte di voi non lo guiderebbe perché sovrasterza tantissimo. Partendo da questo presupposto, le impostazioni per il motore, per il Fanatec GT di D Pro, ma per qualsiasi tipo di motore, sono la stessa identica cosa, ma vale in maniera esponenziale, ovvero è personalissima la cosa. Un force feedback del 100% rispetto a uno del 70% sembra di avere due volanti completamente diversi. I parametri da gestire e da regolare su questo sono tantissimi, sono diversi, ognuno ha un suo tipo specifico di feedback, quindi va a vedere le buche, va a vedere le sconnessioni, e è importante che il feedback appunto che vi torni sia quello che vogliate sentire voi. È importantissimo che sia personale, quindi non fossilizzatevi sui valori che sparano in rete e così buttano numeri. Io trovo solo numeri in rete, non funziona così. Se voi volete sapere i miei valori, io vi faccio un video dedicato dove non vi porto i numeri fini a se stessi, ma vi faccio vedere dalle impostazioni che cosa sono quei valori, perché andare a cambiare quei valori in più o in meno e come adattarli in base al vostro stile di guida. Quindi se volete una cosa del genere scrivetelo nei commenti, lasciate un like, condividete questo video, ma soprattutto iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. Ciao ragazzi!